Rivoluzione totale in casa Inter in vista della prossima estate. Ebbene sì, l'Inter potrebbe cambiare tanti calciatori nel mercato della prossima estate, tra giocatori che andranno in scadenza di contratto, e sono 9, quelli in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, altri legati da un prestito con diritto di riscatto, e bisognerà capire se l'Inter eserciterà o meno questo diritto di riscatto. E poi ci sono degli obiettivi che l'Inter ha già prefissato per l'estate, alcuni anche a parametro zero e anche molto molto forti. Uno su tutti è Roberto Firmino, un nome che ha scosso particolarmente l'ambiente questa mattina in seguito alla notizia della Gazzetta dello Sport. Però effettivamente va in scadenza di contratto anche lui il prossimo 30 giugno 2023 con il Liverpool, non ha ancora rinnovato e potrebbe diventare un'opzione per l'Inter, ma lo vedremo in questo nuovo contenuto. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati. Anche oggi si parla di calciomercato, anche se spenderemo qualche parola sul match di domani sera. Cremonese Inter si gioca alle 18. Noi saremo live dalle 16:45 come sempre, per cui domani 16:45 ci trovate sul nostro canale live per tutto il prepartita, quindi le formazioni ufficiali, poi live reaction e ampio post partita per commentare la gara, la prima gara del girone di ritorno, nella quale verrà introdotto il fuorigioco semiautomatico. L'Inter lo ha già testato in realtà in occasione della finale di Supercoppa vinta la scorsa settimana con il Milan, però ufficialmente entra in vigore anche in Serie a partire da questa prima giornata del girone di ritorno. Domani quindi 16:45, oggi invece ci ritroviamo qui in live dalle 19:30 come ogni giorno. Parliamo di calciomercato, poi parleremo un po' di Cremonese Inter per vedere le probabili formazioni di domani. Perché si parla di calciomercato? Perché mancano 4 giorni alla chiusura della finestra invernale. È stato un mercato molto povero per il campionato italiano, forse tra i più poveri di sempre a livello di cifre. Potrebbe accendersi qualcosa in questi ultimi giorni, tanto dipenderà ad oggi a pelle soprattutto da due calciatori, Skriniar, e questo riguarda direttamente l'Inter a fronte dell'interesse del PSG, e poi c'è anche la questione Zaniolo che tiene banco nella capitale in attesa di capire se verrà ceduto e dove verrà ceduto. Però noi ci concentriamo sull'affare di casa Inter e andiamo a vedere questa lista molto corposa di calciatori che vanno in scadenza. Partiamo proprio da Milan Skriniar, così facciamo un resoconto della sua situazione. Il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto, non ha intenzione di rinnovare, lo ha già comunicato al club, lo ha detto anche pubblicamente Sistici, il suo assistente. Potrebbe partire nei prossimi 4 giorni, sì, però serve un'offerta importante da parte del PSG. Non parliamo più di cifre altissime, vediamo qui che il valore che dà Transfermarkt è pari a 60 milioni di euro. L'Inter la scorsa estate ne chiedeva effettivamente 60-70, il PSG ne offriva 50, oggi il PSG ne offrirebbe solamente 10, l'Inter lo farebbe partire invece per 20 milioni di euro, quindi non c'è margine per la sua partenza, ma non si sa mai quando c'è il PSG di mezzo. Romelu Lukaku, prestito secco, l'Inter ha versato la scorsa estate al Chelsea 8 milioni di euro più bonus per riaverlo, ad oggi è più fuori che dentro perché ha dimostrato poco, è stato ha subito parecchi infortuni, quindi l'Inter si aspetta tanto, molto dall'attaccante belga, sicuramente un rendimento diverso da quello che non ha avuto nel girone d'andata. Non ci sono garanzie, l'Inter vuole garanzie sul piano fisico da parte dell'attaccante, quindi dovrà star bene, aiutare la squadra e fare tanti gol per meritare la conferma, quindi un rinnovo del prestito e poi valutare eventualmente tra 1 anno e mezzo il diritto di riscatto. Stefan De Vrij, anche qui la situazione è ben chiara, ha parlato più volte Pastorello, ha detto sì, abbiamo un'offerta anche molto importante da parte dell'Inter, però stiamo valutando anche altre proposte dall'estero, su tutte dal campionato spagnolo. Qualche club si è detto interessato, entro febbraio però Pastorello darà una risposta, quindi entro febbraio, entro il mese di febbraio sapremo se De Vrij rinnoverà o meno con l'Inter. E anche lecito da parte sua fare altre valutazioni, visto che ha giocato veramente poco quest'anno, comunque meno rispetto alle altre stagioni a causa dell'esploit di un altro assistito di Pastorello. Stiamo parlando di Francesco Acerbi. Aslani e Bellanova verranno riscattati, Aslani perché ha un obbligo di riscatto, per Bellanova l'Inter aveva già versato 3 milioni di euro al Cagliari, quindi sintomo del fatto che verrà riscattato. Poi su Bellanova possiamo fare altri ragionamenti, perché una volta riscattato potrebbe comunque essere ceduto in prestito da parte dell'Inter, visto che nell'ultimo periodo è stato un po' opaco e soprattutto timido in occasione dell'ultimo match contro l'Empoli. Gagliardini non verrà rinnovato, centrocampista ha detto di non essere contento del minutaggio che gli è stato riservato
negli ultimi 2 anni, l'Inter non ha intenzione da parte sua di rinnovarlo. Negli ultimi giorni, nelle scorse ore, il Nottingham Forest ha fatto un sondaggio nei suoi confronti, all'Inter non sono arrivate però offerte ufficiali, quindi dovrebbe rimanere per poi svincolarsi a giugno. Su Edin Dzeko c'è ottimismo, anche qui il rinnovo che si accenderà però solamente nel mese di febbraio, l'Inter vuole rivedere al ribasso le cifre attuali, quindi rinnovarlo sui 4,5-5, 1 anno di contratto con opzione per il secondo, attaccante importante. L'Inter comunque conosce bene il valore del bosniaco e soprattutto quest'anno sta dando una grande mano anche a causa della lunga assenza di Lukaku e del rendimento negativo di Correa, e quindi l'Inter ha intenzione di rinnovarlo. Stesso discorso per Darmian, e qui l'accordo in realtà è già stato raggiunto, biennale, vale a dire 1 anno con opzione per il rinnovo per il secondo. Quindi Darmian rinnoverà, è un pupillo diciamo di Simone Inzaghi, un tuttofare, gioca a destra, a sinistra, può fare anche il braccetto, e quindi un jolly a cui l'Inter non vuole assolutamente rinunciare. Francesco Acerbi, anche qui importante quello che ha detto Pastorello pochi giorni fa, vale a dire il giocatore è sicuramente entusiasta di quella che è stata l'esperienza sino ad oggi, anche l'Inter contenta del rendimento, l'Inter ha intenzione di riscattarlo, non però a 4 milioni di euro che è la cifra pattuita con la Lazio, quindi l'Inter vuole rivedere l'accordo ma ha intenzione di riscattarlo dalla Lazio. Danilo D'Ambrosio, secondo la Gazzetta dello Sport, non verrà rinnovato, D'Albert è rimasto semplicemente perché ha accusato un bruttissimo infortunio a inizio stagione, ancora è fuori, è out per infortunio, andrà in scadenza di contratto, non ci sono dubbi. Anche Andanovic, attualmente fuori per infortunio, non dovrebbe rinnovare, c'è da capire se sceglierà la via del ritiro oppure se avrà intenzione ancora di provare una nuova esperienza in un'altra squadra. Su Alex Cordaz invece dovrebbe effettivamente rinnovare per un altro anno e rimanere come terzo portiere, e dunque staremo a vedere. Questa la situazione dei calciatori in scadenza o di calciatori in prestito legati da un diritto di riscatto. Andiamo ora ruolo per capire come l'Inter potrebbe intervenire, perché sì, abbiamo parlato di rivoluzione totale, abbiamo visto che l'Inter potrebbe perdere tanti calciatori in estate, che andrebbe a prendere. Ecco, un'idea di massima ce l'abbiamo. Partiamo tra i pali, dove ad oggi l'Inter si ritrova Brasao, è rimasto in rosa anche in virtù dell'infortunio di Samir Handanovic, sfumato Sommer, che era il grande obiettivo dal Borussia Mönchengladbach a costo zero per la prossima estate, perché è andato al Bayern Monaco in questa finestra di gennaio. L'Inter potrebbe tornare su Neto, portiere brasiliano, si svincola a fine stagione, ha dimostrato già, comunque ha una grande esperienza alle spalle, ha vestito la maglia della Fiorentina, della Juventus, del Barcellona, adesso gioca in Premier League, comunque un portiere molto affidabile, quindi vedremo se l'Inter riuscirà a prendere Neto o se andrà alla ricerca di altri profili da schierare, diciamo, alle spalle di Onana, da utilizzare come secondo portiere. Questo per quanto riguarda il possibile estremo difensore per la prossima stagione come secondo di Onana. Situazione difesa, l'Inter potrebbe perderà anzi quasi sicuramente Skriniar, D'Ambrosio, c'è da capire cosa accadrà per De Vrij, Acerbi è un giocatore che l'Inter vuole riscattare. Su quali profili l'Inter potrebbe andare? Ecco, su tutti Smalling, centrale dell'Al Roma, in scadenza di contratto, l'Inter potrebbe ripetere un'operazione alla Mkhitaryan, quindi ingaggio a costo zero, il calciatore chiede un ingaggio tra i 3,5-4 milioni di euro, biennale con opzione per il terzo, si tratta quindi di un accordo comunque importante per un difensore di 33 anni, ha esperienza in Italia e quindi l'Inter vorrebbe ripetere più o meno l'operazione che ha portato l'Armeno ad Appiano Gentile la scorsa estate. Tornando indietro nel tempo, anche Dzeko era arrivato non proprio in scadenza, però per una cifra molto bassa, sempre dalla Roma 2 anni fa. Quindi Smalling obiettivo numero 1 a costo zero, in quel caso più come vice Acerbi, dovesse andare via De Vrij, visto che in una difesa a 3 Smalling gioca appunto in mezzo ai 3 centrali. Poi c'è Rodrigo Becao, scadenza 2024, ad oggi l'Udinese lo diciamo valuta sui 20 milioni di euro, in estate però dovrebbe dimezzare appunto il suo valore, vista la scadenza dell'estate 2024, e l'Inter potrebbe prenderlo su 10 milioni di euro, bisognerà capire anche quella che sarà la disponibilità economica del club nerazzurro. Becao è comunque un nome che piace, in questo caso potrebbe essere schierato sul centrodestra, anche lui conosce molto bene l'assetto a 3 in difesa. Scalvini è forse l'obiettivo, il giocatore che più piace all'Inter, senza alcun dubbio, ma fin quando l'Atalanta scenderà sotto i 50-40 milioni di euro, l'Inter potrà fare poco
anche perché ha ribadito di non voler inserire Fabian, che è un giocatore che piace tanto all'Atalanta, come contropartita, per cui riuscire ad arrivare a quella valutazione di 40-50 milioni che l'Atalanta fa per Scalvini risulta veramente complicato. Giocatore per cui l'Inter stravede, ma a queste cifre, ecco, non si farà. Poi Ndicà, anche qui però parliamo di un giocatore molto forte, promettente, giovane dell'Eintracht Francoforte, scadenza di contratto a fine stagione. Ha un problema, è un difensore mancino che è merce rarissima per un centrale al giorno d'oggi, anche lui può giocare sia in una difesa a 4 che a 3, può fare anche il terzino sinistro, bloccato sì, però con caratteristiche diverse, è però mancino. L'Inter in quel ruolo ha già Bastoni, lo andrebbe a prendere come vice Bastoni, oppure dovrebbe accentrare Bastoni e schierare sul centro-sinistra Dica, però Bastoni in passato ha dimostrato di disimpegnarsi meglio sul centro-sinistra che sul centro. Questo per quanto riguarda la situazione difesa, sono un po' gli obiettivi accostati all'Inter nell'ultimo periodo. Passiamo sugli esterni, perché attenzione a quanto può accadere intorno a Dumfries, scomparso in questo 2023, mai utilizzato dal primo minuto da Simone Inzaghi in campionato, solamente una partita da titolare in Coppa Italia insufficiente contro il Parma. L'Inter spera di cederlo la prossima estate, difficilmente andrà via 60 milioni di euro, dovrebbe riprendere i livelli dello scorso anno in questi ultimi mesi della stagione, altrimenti l'Inter dovrà abbassare le sue pretese sui 35-40 milioni di euro. Al suo posto però il sostituto è già pronto. È vero che c'è tanta concorrenza, soprattutto dopo l'ultimo mondiale disputato alla grande con il Canada, ma il giocatore in questione è Buchanan, talento che l'Inter segue con grandissimo interesse, giocatore molto duttile perché può giocare sia da esterno destro che sinistro, nasce come esterno d'attacco, in realtà lui in Belgio ha anche giocato da terzino, sia destro che sinistro, quindi giocatore totale, molto forte nell'uno contro uno. Nel nostro canale trovate tra l'altro un video che abbiamo dedicato a Buchanan, nel quale parliamo delle sue caratteristiche tattiche e tecniche, qualora qualcuno non lo conoscesse. Profilo molto molto interessante, con una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Per questo motivo diventa un obiettivo molto appetibile, non solo perché l'Inter può ritrovare un nuovo titolare anche molto forte, ma in ottica futura di una eventuale plusvalenza, ecco, come nel caso di Dumfries, acquistato 12,5, che l'Inter può rivendere almeno a 40 milioni di euro. Quindi questa è la situazione. Darmian abbiamo già detto che rinnoverà, bisognerà capire anche cosa accadrà per Gosens. Anche qui il rendimento del tedesco sarà fondamentale fino al termine di questa stagione. Parte alle spalle di Di Marco, che è il titolarissimo, però si sta ritagliando comunque uno spazio un po' più corposo rispetto a quello della prima parte di stagione. Andiamo avanti, il reparto che più suscita le fantasie dei tifosi, vale a dire quello degli attaccanti, perché ci sono due calciatori in bilico. L'Inter ripartirà sicuramente da Lautaro Martinez e da Edin Dzeko, in attesa del rinnovo del bosniaco. Chi è in bilico è Romelu Lukaku, e ne abbiamo già parlato, e il Tucu Correa. Due discorsi diversi, perché secondo la Gazzetta dello Sport, qualora l'Inter non dovesse rinnovare Romelu Lukaku, andrebbe su un grandissimo obiettivo, vale a dire Roberto Firmino. Non ha bisogno di presentazioni, attaccante del Liverpool, classe 1991, il prossimo 2 ottobre compie quindi 32 anni, attaccante esperto, ha giocato tanto da falso 9 negli ultimi anni con Klopp. Lo scorso anno aveva perso un po' di protagonismo, quest'anno è stato utilizzato tanto. Klopp difatti vorrebbe ancora rinnovarlo, lo ha anche detto pubblicamente, perché stravede per lui, per le caratteristiche tattiche che ha. È un giocatore che fa veramente giocare bene le squadre nelle quali si trova, per cui Klopp ancora ci spera. Lo stesso Firmino in realtà in una recente intervista non ha chiuso il rinnovo con Liverpool, ad oggi però non è ancora arrivato. Perché? Perché Liverpool ha pagato tanto per Gakpo, che si gioca, può giocare anche nello stesso ruolo, quindi lì davanti c'è abbastanza traffico, e dunque vorrà avere garanzie Firmino, altrimenti non avrebbe alcun timore a provare una nuova esperienza anche fuori dalla Premier League, e quindi l'Inter potrebbe diventare in tal senso una meta molto molto appetibile per l'attaccante. Poi c'è da capire tatticamente come potrebbe giocare. Lui ha giocato spesso come falso 9 in un tridente nel Liverpool negli ultimi anni. All'Inter dovrebbe giocare con un altro attaccante al suo fianco, è un po' simile a Lautaro Martinez per caratteristiche. Con Dzeko secondo me potrebbe creare una grandissima coppia di attaccanti, ma anche con Lautaro, perché Lautaro in realtà
ha dimostrato di essere pure una buonissima prima punta, quindi ci starebbe anche bene Roberto Firmino nell'Inter. E poi c'è da valutare la situazione di Correa, l'Inter lo pagò al primo anno, 1 anno e mezzo fa, lo pagò 31 milioni di euro dalla Lazio, oggi il suo valore si è dimezzato, l'Inter spera di poterlo cedere in estate per 10-15 milioni di euro. La Gazzetta ha parlato di un interesse da parte del Siviglia, lui ha già giocato al Siviglia, squadra andalusa che quest'anno è andata maluccio, non solamente nelle ultime 2 settimane è riuscita a tirarsi fuori dalla zona di retrocessione, pensate un po', una squadra di quel calibro che ha giocato sempre le coppe europee negli ultimi anni tra Champions League e Europa League, quest'anno sta facendo fatica, in vista di una rivoluzione in estate Correa potrebbe tornare, è un giocatore che piace, e poi lì c'è una grandissima tradizione di argentini tra Lamela, Ocampos, Gomez, insomma potrebbe diventare una pedina molto molto importante per il Siviglia. Al suo posto, sempre forte il nome di Thuram, occhio però ai prossimi 4 giorni. Se Thuram dovesse rimanere al Borussia Mönchengladbach fino al prossimo giugno e quindi andare poi a scadenza di contratto, l'Inter potrebbe sperare. Altrimenti dovesse andare via adesso, ecco, l'Inter sarebbe tagliata fuori. Occhio al Bayern Monaco, che è molto forte soprattutto in queste ultime ore. L'Inter invece per giugno continua a dirsi ottimista perché ci lavora da 1 anno e mezzo e quindi a costo zero sì che potrebbe prenderlo. Può tornare in corsa anche il Barcellona perché il papà di Marcus, Lilian Thuram, che ha giocato in Italia con le maglie di Parma e Juventus, che ha giocato anche in Spagna con quella del Barcellona, ha consigliato al figlio di andare al Barcellona. Il Barcellona ad oggi si ritrova però altri problemi, considerato un po' non è stata capace di iscrivere in questo momento alcuni contratti come quello di Gavi o Araujo o di altri giovani, quindi il Barcellona non può iscrivere in questo momento altri calciatori per un problema di monte ingaggi, quindi difficilmente potrebbe andare su Marcus Thuram la prossima estate. Questo per quanto riguarda la possibile rivoluzione totale dell'Inter. Per le altre notizie top di giornata, un rapido passaggio sulle parole di Beppe Marotta. Questa mattina è stato intervistato infatti sulle pagine del Corriere della Serie. In realtà non ha parlato tanto di attualità, soprattutto però di un possibile ritorno alla Juventus. Gli è stato chiesto, lui ha detto: sono contento del percorso che ho fatto, però attenzione, all'Inter mi trovo bene e sono concentrato sul contribuire a nuovi successi. Quindi insomma Marotta ha confermato che non sono vere le voci sul ritorno alla Juventus e che vuole rimanere all'Inter. Quindi nulla di particolarmente rilevante, ha ripercorso un po' in questa lunga intervista la sua carriera da giovane studente prima, poi giovane dirigente, fino ad affermarsi tra Sampdoria, Juventus e alla fine l'Inter è tra i risultati più importanti della sua carriera, oltre allo scudetto, al primo scudetto con la Juve, ha ricordato appunto quello con l'Inter che mancava da tanti anni. Quindi questo sull'intervista di Beppe Marotta. Prima di chiudere, però, come vi avevo promesso, sono in debito delle probabili formazioni di domani sera di Cremonese Inter. Vi ricordo, il match si gioca alle 18, ma potrete seguirlo in diretta con noi dalle 16:45. Pre-partita seguiamo insieme le formazioni ufficiali, poi live reaction e post partita, in attesa ecco di scoprire quale sarà il risultato di Cremonese Inter. Cremonese con il 3-4-1-2, Carnesecchi tra i pali, difesa a 3 con Ferrari, Chiriches e Vasquez, poi Sernicola, Benassi, Castagnetti, Metè, e in avanti Valeri trequartista, Okereke, Ciofani le 2 punte. Inter col 3-5-2 tra i pali Onana, potrebbe giocare Darmian al posto di Skriniar squalificato dopo l'espulsione con l'Empoli, quindi diamo in questo momento Darmian nella difesa 3 con Acerbi e Bastoni, poi linea 5 centrocampo, potrebbe tornare dal primo minuto Dumfries, chance per Aslani da capire se davanti alla difesa o da interno, perché anche Barella è squalificato dopo l'ammonizione, quindi sconterà, lui era in diffida, si è fatto ammonire con l'Empoli, sconterà la squalifica in questa giornata, quindi potrebbero giocare Aslani, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, da capire appunto che andrà davanti alla difesa se Aslani o Çalhanoğlu, con Di Marco a sinistra, in avanti pochi dubbi. Torna la coppia, Lautaro Martinez ed Dzeko, vanno in panchina Romelu Lukaku e il Tucu Correa, che invece ha giocato dal primo minuto contro l'Empoli, anche se non ha fatto benissimo. Questo è tutto sulle notizie più importanti di giornata tra mercato e campo. Vi invito a commentare anche sui temi che abbiamo trattato, tra rinnovi e obiettivi che l'Inter ha fissato in vista della prossima estate. Fateci sapere un po' cosa ne pensate.
Poi per questo gennaio abbiamo trattato ieri un contenuto molto approfondito su 8 casi di mercato che l'Inter dovrebbe risolvere da qui al prossimo 31 gennaio, anche se manca pochissimo tempo. Per chi si fosse perso il video ve lo lascio, per chi ci segue in podcast in descrizione, per chi invece ci sta seguendo in video ve lo lascio qui, quindi vi invito a recuperarlo, mi raccomando. 8 casi di mercato che l'Inter deve risolvere. Noi ci vediamo questo pomeriggio in diretta dalle 19:30.